Oggi vi porto alla scoperta di una delle opere più emblematiche del cubismo analitico, Uomo con chitarra di Georges Braque, realizzata tra il 1911 e il 1912 e oggi custodita al MoMA di New York. In questo dipinto la figura di un uomo che suona la chitarra non è immediatamente riconoscibile. Braque smonta il soggetto in forme geometriche frammentate, ricomponendo la realtà attraverso un linguaggio innovativo. Il colore è ridotto a una gamma di toni terrosi, grigi e ocra, scelta che permette di concentrare l'attenzione non sul colore ma sulla struttura della composizione. È un'arte che guarda anche l'apparenza, cercando l'essenza delle cose. La chitarra, tema ricorrente nel cubismo, richiama la musica e il ritmo, elementi che Braque e Picasso inserirono spesso nelle loro opere. Qui lo strumento diventa quasi un pretesto per sperimentare nuove modalità di rappresentazione. Uomo con chitarra è un esempio straordinario di come il cubismo analitico scomponga le forme per analizzarle da più punti di vista simultaneamente. Non c'è una prospettiva unica, ma una molteplicità di sguardi fusi sulla tela. Dipingendo una nappa e un gancio sul piano dell'immagine, Braque distrusse intenzionalmente qualsiasi illusione di profondità. L'opera in stile cubista è un esperimento e un work in progress, più una pagina di taccuino che un tesoro artistico. Braque creò volumi attraverso una successione di piani, dipinse strati che resero l'immagine finale astratta. Pennellate parallele diagonali, dipinte come cancellature sulla tela, oscurano ancora di più i lineamenti della testa del chitarrista, impedendo all'osservatore di umanizzarlo. Sul lato in alto a destra del dipinto, Braque, utilizzando appositamente un approccio pittorico, stese la pittura su pittura ancora non asciutta, lasciando pennellate visibili. Attraverso uno schema di colori monocromatico, i piani opachi contribuiscono a conferire unità alla composizione. Braque però voleva anche giocare con lo spettatore. Quando l'occhio scorre sulla tela, lo sfondo salta in primo piano invece di svanire in profondità. Braque rivoluzionò l'arte pittorica, ma ne conosceva bene la tradizione. Il capezzolo del chitarrista è quasi al centro dell'immagine. L'artista guardò al trompe-l'œil rinascimentale, scegliendo di attirare l'attenzione dello spettatore su di esso attraverso la modulazione dei toni. Il capezzolo è dipinto in una tonalità media, mentre un'ombra scura in basso a sinistra gli dà profondità. La sua forma e tonalità sono riprese più in basso dal foro della chitarra. Realizzato durante il periodo di intensa collaborazione con Pablo Picasso, il dipinto dimostra come i due artisti lavorassero in stretta sintonia, scambiandosi idee e tecniche, dando vita a una vera e propria rivoluzione artistica. Guardando quest'opera è come se la realtà fosse stata decostruita e ricostruita in un nuovo ordine visivo, in cui i confini tra figura e sfondo si dissolvono. L'uomo e la chitarra non sono più soggetti isolati, ma diventano parte di un insieme armonico. Questo quadro non è solo una rappresentazione, è un manifesto della ricerca cubista, un invito a guardare oltre le apparenze e a percepire la realtà come un mosaico di frammenti da ricomporre con lo sguardo e con la mente. Uomo con chitarra è molto più di un dipinto, è un esperimento radicale che ha cambiato per sempre la storia dell'arte moderna, spingendo gli spettatori a non limitarsi a vedere, ma a interpretare. Se ti è piaciuto il video, iscriviti al canale, lascia like e condividilo con i tuoi amici. Un saluto e al prossimo video di Arte Esplorando.